Buongiorno, insegnante. È stata una lezione eccellente. Sto imparando molte cose da te. Ciao, Ryan. Sono felice di sentirlo. Questa è l'idea, che puoi imparare bene l'italiano. Sì, insegnante. Beh, sto imparando un sacco di cose, ma c'è qualcosa con cui ho problemi. Sto bene in tutto tranne che nello scrivere. Devo imparare a scrivere in italiano. Vedo. Beh, Elho not auto. Non sei andato molto bene nel tuo ultimo esame. Non preoccuparti. Ti aiuterò. Ti dirò come scrivere molto bene in italiano. Imparare a scrivere in italiano è importante per la comunicazione globale, l'istruzione, le opportunità di carriera. Viaggiare e utilizzare Internet ti aiuta a connetterti con persone in tutto il mondo, ad accedere a risorse. Migliorare le prospettive di lavoro, affrontare le situazioni di viaggio e partecipare a comunità online. Quindi, se vuoi imparare a scrivere in italiano, ti consiglio innanzitutto di iniziare con un'idea chiara. Prima di iniziare a scrivere, sappi cosa vuoi dire. Pensa all'idea o al messaggio principale della tua scrittura. Questo è importante perché ti aiuta a rimanere concentrato e organizzato. Se hai le idee chiare, è più facile trovare le parole e le frasi giuste. Un'altra cosa, so che stai ancora imparando l'italiano. Quindi usa frasi semplici. Quando impari a scrivere in italiano, è meglio usare frasi semplici. Di solito hanno un soggetto e un verbo. Ad esempio, il gatto dorme. Man mano che migliorerai, potrai iniziare a usare frasi più complesse, ma all'inizio mantieni le cose semplici. Inoltre, sii chiaro e diretto. La buona scrittura è chiara e diretta. Ciò significa che dovresti dire quello che intendi, in modo semplice e diretto. Evita di usare troppe parole o parole difficili. Ad esempio, invece di dire il tempo era molto inclemente, puoi dire il tempo era brutto. È importante esercitarsi nella grammatica. La grammatica è l'insieme delle regole su come le parole vengono usate in una lingua. Una buona grammatica rende la tua scrittura più facile da leggere e comprendere. Come puoi praticare la grammatica? Puoi esercitarti nella grammatica leggendo libri italiani, facendo esercizi e scrivendo spesso. Cos'altro? Espandi il tuo vocabolario. Avere un buon vocabolario ti aiuta a esprimere le tue idee in modo più. Puoi espandere il tuo vocabolario leggendo molto e imparando nuove parole ogni giorno. Quando impari una nuova parola, prova a usarla in una frase. Questo ti aiuta a ricordarlo meglio. Anche. Modifica e rivedi. La scrittura è un processo che include la modifica e la revisione. Dopo aver scritto la prima bozza, prenditi del tempo per rivederla. Verificare la presenza di errori grammaticali, ortografia e punteggiatura. Inoltre, assicurati che le tue idee siano chiare e ben organizzate. Rivedere la tua scrittura ti aiuta a migliorarla. Puoi chiedere a un amico o a un insegnante di aiutarti in questo. E se vuoi davvero migliorare la tua scrittura, allora devi leggere molto. Sul serio. Leggere ti aiuta a diventare uno scrittore migliore. Quando leggi, vedi come le altre persone usano parole e frasi.
Puoi imparare nuove parole e frasi e vedere diversi modi per esprimere le idee. Prova a leggere diversi tipi di scritti, come racconti, articoli e saggi. È importante. Scrivi regolarmente, perché come ogni altra abilità, la scrittura migliora con la pratica. Prova a scrivere qualcosa ogni giorno. Non deve essere lungo. Puoi scrivere una voce del diario, una lettera o un racconto. Più scrivi, meglio diventerai. Ha funzionato davvero bene per me. Mi creda. E quando scrivi, non dimenticare di usare parole di collegamento. Sono molto importanti. Collegare le parole, note anche come parole di transizione, aiuta a connettere le tue idee e a migliorare il flusso della tua scrittura. Alcune parole di collegamento comuni sono e, ma, così, perché, tuttavia e quindi. Ad esempio, puoi dire mi piace leggere libri e mi piace anche guardare film. Collegare le parole rende la tua scrittura più coesa e aiuta il tuo lettore a capire. Il rapporto tra le tue idee. Altro. Per favore, evita la ripetizione. Cerca di non usare sempre le stesse parole o frasi. Non sembra bello. La ripetizione può rendere noiosa la tua scrittura. Utilizza sinonimi o espressioni diverse. Per dire la stessa cosa, in un modo nuovo. Ad esempio, invece di dire il film era bello. Anche il libro era bello. Puoi dire il film era bello. Anche il libro è stato piacevole. Ciò rende la tua scrittura più varia e interessante. Cos'altro? Presta attenzione all'ortografia. L'ortografia corretta è importante per una comunicazione chiara. Le parole errate possono confondere il lettore e rendere la tua scrittura poco professionale. Controlla sempre l'ortografia prima di finire di scrivere. Puoi usare un dizionario o uno strumento di controllo ortografico per aiutarti. Anche questo è molto importante. Esercitati a scrivere diversi tipi di testi, ad esempio racconti, saggi, relazioni e lettere. Ogni tipo di testo ha il proprio stile e struttura. Ad esempio, una storia di solito ha un inizio, una parte centrale e una fine, mentre un saggio ha un'introduzione, paragrafi principali e una conclusione. Praticare diversi tipi di scrittura ti aiuta a diventare più versatile e migliora le tue capacità di scrittura. Molti dei miei studenti mi chiedono se possono usare la tecnologia per scrivere in italiano. Ovviamente, usa la tecnologia per aiutarti. Questo è uno strumento eccellente. Infatti, ci sono molti strumenti disponibili che possono aiutarti a migliorare la tua scrittura. Correttori ortografici. E i correttori grammaticali possono aiutarti a trovare e correggere gli errori. Dizionari online. Può aiutarti a trovare le parole giuste. Le app di scrittura possono aiutarti a organizzare le tue idee e rimanere concentrato. L'uso della tecnologia può rendere il processo di scrittura più semplice ed efficiente. Quindi sì, usalo. Guarda l'ora. Vorrei aiutarti di più, ma non abbiamo più tempo. Scusa.
Ma se vuoi saperne di più su come migliorare le tue capacità di scrittura, commenta.